Ciao e ben ritrovato a tutti, se sei nuovo, ben arrivato, spero che tu ti trovi bene. Questo, a me piace considerare questo canale qua come il giardino del Sutra del Loto. Qua parliamo di Sutra del Loto, dell'interpretazione di Nichiren sul Sutra del Loto, ma a me piace pensare che questa comunità che è venuta a formarsi sia una comunità di persone che hanno perlomeno la curiosità di capire, di sapere, di andare un pochettino al di là di certo Bayame che c'è intorno al Sutra del Loto, al buddismo di Nichiren. Pare che oggi ci abbia i capelli che sembrano Medusa. Allora vorrà dire che dovrò dire delle cose molto sensate, così almeno le persone diranno sì, quell'altro là aveva i capelli come Medusa, però non ha detto delle cazzate, ecco. Abbi pazienza, guarda, oggi è un giorno così. Quando c'è il cambio di stagione abbiamo tutto un bulesume dentro, no? E dobbiamo accettarlo. Un bulesume che se lo accettiamo, come tutti i bulesumi, insomma, mai capito, no? Come tutti i bulesumi porta novità, che poi sta a te cercare di metterle nella via giusta, no? Tu sai che io dico sempre che ogni problema che ci succede, tu sei di fronte a un bivio. O lo prendi come un castigo del karma, un castigo di una divinità, un castigo di un dio, il castigo del famosissimo demone del sesto cielo, oppure la prendi come opportunità, ossia ti metti lì, ragioni un attimo e dici io ho fiducia nel Gonzo, io credo nel Gonzo. Se mi sta capitando questo vuol dire che il Gonzo mi sta chiedendo, mi sta dicendo qualcosa. Ecco, se tu lo prendi in quell'ottica lì e io ti consiglio e ti dico veramente, vivamente e veramente che questa è l'interpretazione giusta, allora sì che hai la possibilità di crescere, di andare avanti nella pratica e soprattutto di vivere molto meglio, perché se ogni cosa che ti succede tu la prendi come un castigo, mamma mia, mamma mia, cioè finisce che sei sempre in guerra, finisce che pensi che tutti ce l'abbiano con te, finisce che pensi che ogni persona sia un nemico e allora vivi male. E se vivi questo tipo di pensieri fanno vivere male te, non ti fa vivere male tanto. E prova a ragionarci, prova a meditarci un po' sopra, non ti fa vivere tanto male quello che ti viene fatto che a te non va, ti fa più male il fatto che tu poi continui a farti i tuoi film e vai avanti, quindi una parola detta così, che poi chissà perché l'ha detta, hai capito? Ognuno di noi, Vasco Rossi diceva, ognuno perso dentro ai fatti suoi, no? Quindi la possibilità che tu hai di fronte ad ogni problema è quella di mettere da parte questa tua vena da Apache e tirare fuori la tua vena giusta, la tua vena, la vena di quello che vive coerentemente, perché tanti prendono rifugio nel gonzo, in questa parola che è diventata questo qualcosa, questo oggetto di culto, questo sembra la Madonna. Tanti prendano fede nel gonzo, probabilmente, ahimè, non sapendo di che cosa realmente si parla, e poi si lamentano
di come va la loro vita, del fatto che non riescono ad avere quello che hanno. Mago Merlino, ad esempio, era la persona, sarebbe la persona più indicata per soddisfare tutti i tuoi desideri, ma visto che sbagliando strada sei arrivato al buddismo, allora devi un po' modificare, perché altrimenti stai perdendo del tempo, mentre con Mago Merlino ottenevi qualcosa. La possibilità che tu hai di fronte ad ogni problema è quella di fare in modo che non ti accada più. Molti mi dicono, ma insomma cambiano le situazioni, ma alla fine della fiera, insomma, è sempre tutto uguale, io rimango sempre lì come un carciofono. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tu, se tu continui a vivere la tua stessa, una stessa situazione, è perché non l'hai ancora capita, è perché non l'hai ancora compresa. E il Gonzon e la vita, chiamalo come vuoi, e l'universo ti dà la possibilità di capirla in modo che tu smetta di vivere quella determinata situazione, vada avanti e tu sia felice. Non c'è nessuno che ti mette i bastoni tra le ruote, non ti considerare così importante da pensare che ci sia un Dio, che ci sia un qualcosa che pensa a te, boh, ti mette i bastoni fra le ruote per rovinarti la vita. No, la vita, nella vita, lo scopo della vita per me è quello di riuscire a capire questo. Noi siamo qui perché dobbiamo migliorare. Il Buddha diceva che questo mondo, sa, è il luogo ideale per praticare il Dharma. Ho già avuto modo di parlarne. Che cosa significa? Che questo mondo, che questo ambiente in cui noi viviamo ti dà la possibilità di, attraverso le cose che ti succedono, di mettere in pratica l'insegnamento del Buddha e farlo tuo di conseguenza. Allora a questo punto l'insegnamento diventa il tuo insegnamento, tu diventi l'insegnamento e diventando tu l'insegnamento, oltre a vivere meglio ovviamente te, dai la possibilità alle persone che ti vivono accanto, che arrivano a contatto con te, di apprezzare il tuo cambiamento, di apprezzare il tuo modo di vedere le cose, di apprezzare il tuo modo di prendere e di porti nei confronti della vita. E questo li avvicina a quello che tu fai. Non hai bisogno di dire nulla. Si pubblicizza ciò che non si vende, perché se si vendesse bene non ci sarebbe motivo di spendere dei soldi per pubblicizzarlo. Di conseguenza, dal momento in cui tu impari, dal momento in cui davvero, dal momento in cui realmente tu prendi rifugio nel Gonzo, devi incominciare ad accettare la tua vita, il bello e il brutto che ti arriva, perché il bello ti fa bere una bottiglia di vino, sei contento, stappi, vai, come si chiamano, trombette, coriandoli e via, no? E poi tutti si finisce a dormire e all'indomani con il mal di testa. Le cose brutte invece ti danno davvero la possibilità di
far vedere chi sei. E tu com'è che fai vedere chi sei? Fai vedere chi sei comportandoti in un determinato modo. Il Buddha diceva di preoccuparsi di più del perché e non del come. Che cosa intendeva? Che in ogni situazione tu cerca di comportarti nel miglior modo possibile. Automaticamente questo, se tu ci provi, lo puoi vedere chiaramente da te, automaticamente questo muove tutta una serie di energie che tu non vedi ma ci sono e tu devi credere in questo, che fanno in modo che tu riceva l'aiuto che ti è necessario in quella occasione. Io ti ripeto adesso, come ripeto sempre, provate, prova, informati. Ormai abbiamo la possibilità davvero di avere internet, informati, se davvero vuoi farlo hai la possibilità di trovare molte fonti, di farti le tue idee. Ed è sempre importante perché il cervello è un muscolo, se non l'alleni diventiamo tutti politici. Oh, aia, non me ne voglia nessuno. Capisci? Molti ad esempio mi chiedono qual è il modo migliore per studiare il Sutra del Loto. Io ho già avuto modo di parlare di questo, no? Io ho spiegato più o meno il metodo che uso io. Ma la realtà è che l'anima del Sutra del Loto sei te, dipende da come stai tu, capisci ciò che leggi nel Sutra del Loto. Perché sei tutta contenti di fare Daimoku, sei tutta contenti di fare Gongyo e non leggi il Sutra del Loto e non ti informi e stai perdendo del tempo, non ti consiglio altre cose davvero con il cuore, ma te lo dico perché anche io ho fatto quel maledettissimo errore lì, maledettissimo, che poi è stato un errore che mi ha portato a essere quello che sono adesso, a sperimentare quello che sperimento adesso, i famosi benefici della pratica, benefici, la parola benefici, vedo già gli occhi di molti che si allargano perché questo è il motivo per cui si sono avvicinati alla pratica. Quindi informati sul Sutra del Loto, leggi. Questo è uno dei motivi per cui noi, di Mie Edizioni, io e mia moglie, perché Mie Edizioni siamo noi, mi piace, mi voglio dare un po' di affare, concedimelo, dai, su, se no rimango veramente un Barbagianni e basta. No? Dicevo, noi di Mie Edizioni abbiamo pubblicato come prima pubblicazione il Sutra del Loto in lingua corrente, ma perché? La lingua corrente, tanto lo saprai, la lingua corrente è la lingua che parliamo noi, è la lingua che ti sto parlando io, cioè è qualcosa diciamo di semplificato, ma ovviamente la cosa difficile qual era? Era quella di mantenere intatto l'insegnamento. Perché l'abbiamo fatto? Per invogliare le persone a leggerlo il Sutra del Loto, perché tu puoi avere 100.000 domande e ti assicuro che all'interno del Sutra del Loto ci sono le risposte alle tue domande. Bisogna vedere come stai tu, ecco perché io parlo spesso di atteggiamento, ma non ti sto parlando di cavalli al galoppo o di altre barzellette, ti sto parlando di te come persona, del tuo cuore, di ciò che conta veramente dentro di te, a seconda di come stai dentro tu. Stai tranquillo che il Sutra del Loto ti dice tutto quello che
che vuoi, ti dà tutti gli aiuti possibili e immaginabili. Un piccolo esempio, nel capitolo Devadatta. Devadatta, chi era? Era cugino del Buddha e lo odiava tanto. Perché lo odiava? Lo odiava perché era geloso, l'invidia, la gelosia. Ella ha provato di tutto per mettergli i bastoni fra le ruote. È arrivato al punto di dividere il sangue, è arrivato al punto di spingere un masso e cercare di ucciderlo. Il Buddha, per fartela in breve, in questo capitolo, alla fine di questo capitolo, dice che è stato proprio grazie a Devadatta se lui ha raggiunto l'illuminazione. Questo che cosa ti dice? Che è davvero nobile la sofferenza, come diceva il Buddha, le 4 nobili sofferenze. Perché? Perché Devadatta, i problemi che gli ha dato Devadatta, hanno permesso al Buddha di diventare il Buddha, di risvegliarsi. Quindi, questa non credi che sia una bella risposta alle tue domande? Tu dici, ma come? Mi succede sempre tutto a me. E allora vedi che lì, insomma, sempre lavorando su te stesso, perché il buddismo è bello se lavori su te stesso, perché se ti accontenti solo di praticare, capisci che anche un gatto, se lo metti così, tempo addietro c'era la fotografia di un cane in gascio di fronte o a fianco a un monaco, no? E era nella posizione, faceva le cose che faceva quell'altro là, ma non credo che si sia illuminato. E quindi ti dico, il buddismo è bello se tu lavori su te stesso, perché lavorare su te stesso, su se stessi, è la cosa più bella che ci sia, perché ti rende più sicuro e siamo tutti esseri spaventati. Ciao, un abbraccio, mi raccomando, commenta, fammi sapere sotto che cosa ne pensi dei miei capelli soprattutto. Ciao, un saluto.